Nel mondo un lavoratore su 5 è impegnato nel lavoro notturno, mentre a livello nazionale si stima che circa 3 milioni di lavoratori lavorino di notte, ma il fenomeno appare in netta crescita. I turni notturni stanno diventando sempre più comuni nel mondo moderno, poiché l'aspettativa di servizio di 24 ore su 24 è presente nei settori quotidiani come gli ospedali, i servizi, la sicurezza, i trasporti e molte altre industrie. Ma cosa comporta davvero? In questo video esploreremo come il lavoro di notte impatta sul nostro stile di vita, sulla nostra salute e vi dirò la mia personale opinione attraverso la mia personale esperienza. Cercheremo di rispondere alla domanda più importante e anche il titolo di questo video. Il lavoro notturno è cancerogeno? Se siete nuovi nel canale dovete sapere che non sono un medico, ma una persona molto curiosa. Le informazioni che troverete in questo video sono frutto della mia curiosità e delle mie ricerche, perciò non prendeteli come consigli, ma per quelli rivolgetevi a un professionista. Gli esseri umani sono creature diurne e per funzionare bene devono avere l'alternanza del sonno notturno e della veglia diurna. Tutti i nostri processi biologici seguono i ritmi circadiani, dei programmi di circa 24 ore come la secrezione di ormoni, l'attività nervosa, le funzioni gastrointestinali e perfino riproduttive. Lavorare tutta o buona parte della notte per 3-4 volte al mese o più compromette appunto questa serie di processi biologici, tra cui la secrezione di una serie di ormoni come la melatonina, l'adrenalina, il cortisolo e gli ormoni sessuali. Un terzo dei turnisti sviluppa il disturbo del sonno da lavoro a turni e talvolta ha effetti invalidanti per tutta la vita. Possiamo dividere gli effetti in due categorie, a breve termine e a lungo termine. A breve termine troviamo disturbo del sonno, problemi gastrici e stress. A lungo termine stress, stanchezza cronica, problemi dell'apparato gastroenterico, cardiovascolari, isolamento da stress e lavoro correlato e aumento di peso. Il lavoro notturno è stato collegato a rischi per la salute e tra questi alcuni studi hanno evidenziato la possibile correlazione con l'aumento del rischio al cancro, in particolare il cancro al seno nelle donne. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, IARC, ha classificato il lavoro notturno come probabilmente cancerogeno, a causa dell'alterazione del ritmo circadiano, il nostro orologio biologico. La maggior parte di questi studi furono fatti nel 2007, mentre nel 2016 una meta-analisi che combina i dati di molti studi diversi ha evidenziato che non c'è nessuna correlazione tra il turno notturno e la possibilità di un cancro al seno. Nel 2020 un'altra meta-analisi che comprendeva dati provenienti da 57 studi diversi e almeno 9 diversi tipi di cancro non ha rilevato alcun aumento di rischio col lavoro notturno. Ci sono stati pochi studi che indagano sulla relazione tra il lavoro di notte e altre tipologie di cancro, come quelle ai polmoni, alla vescica e alla prostata. È necessario fare degli studi futuri per indagare sul rischio di cancro nelle varie fasce d'età e anche nelle varie tipologie dei turni notturni, ad esempio a rotazione, turni notturni fissi. Quindi è necessario condurre degli studi in varie tipologie di lavoratori, sanitari e non sanitari, ad esempio nell'ospitalità oppure i lavoratori in fabbrica. Nel 2024 gli studi attestano che il lavoro notturno di per sé non aumenta il rischio di sviluppare cancro. Invece questo tipo di modello di lavoro può portare ad altri problemi e patologie, come il sovrappeso e l'obesità. Fondamentale è avere una dieta sana, quindi mangiare molta frutta, verdura, cereali, ridurre le carni rosse processate e tutta la serie di cibi industriali extraprocessati. Moderare l'uso dell'alcol, non fumare, fare sport, riposare e soprattutto dormire. Ora vediamo tutte le attività da fare per ridurre gli effetti della sindrome del turnista. Quando smonti dalla notte, punta la sveglia sempre alla stessa ora. Ad esempio alle 14 o alle 15. Dormi nelle stesse condizioni come faresti di notte, quindi buio assoluto e silenzio. Fai il sonnellino pomeridiano prima di un turno in modo tale da completare il ciclo del sonno. Cerca di organizzare i tuoi pasti nel miglior modo possibile, andare a dormire il prima possibile dopo il turno e dare massima priorità al sonno. Il lavoro notturno altera l'esposizione al fotoperiodo, quindi l'alternanza tra luce e oscurità. Interferisce sui ritmi circadiani, perturba il ciclo naturale della veglia e di riposo e quindi tutte le attività come pasti e attività sociali. Lo ribadisco, stare svegli di notte e cercare di dormire di giorno non è una condizione fisiologica per creature diurne come gli esseri umani. E io cosa faccio? Passiamo alla mia esperienza personale. Facendo il turno dalle 22 alle 6, appena smontato dalla notte, mi lavo e vado a letto alle 7. Cerco di dormire quelle 7-8 ore fino alle 14 e alle 15. La prima cosa che noto è che il sonno non è minimamente paragonabile a quello notturno. Nonostante riesca a riposare un po', all'esterno sento tutti i rumori. Quando mi sveglio mi sento parecchio sballottato e nauseato. Essendo una persona organizzata e sportiva, non ho avuto difficoltà nell'organizzazione dei pasti. Infatti li concentro per lo più verso la sera, momento in cui la notte dovrò affrontare il lavoro, un lavoro dinamico quindi che richiede molta energia. Quando mi alleno nel pomeriggio, lo stesso momento di stress fisico. Invece le funzioni gastrointestinali ne risentono parecchio, ho molta più difficoltà nell'andare in bagno e soprattutto quando c'è il cambio di turno nella settimana seguente, riadattare tutto il fisico ad altri ritmi è veramente molto stressante. Ho constatato un forte abbassamento del desiderio sessuale, parecchia difficoltà di concentrazione e diminuzione dei tempi di reazione e nei giorni di riposo parecchio mal di testa. A questo punto arriviamo a uno dei temi più scottanti. Quanto è pagato il lavoro notturno in Italia?
La retribuzione è stabilita attraverso i contratti collettivi nazionali del lavoro. Queste norme prevedono una maggiorazione di paga per il lavoro notturno per compensare tutti quei rischi e disagi di un lavoro con orari non convenzionali. La maggiorazione non è uguale per tutti i lavoratori, ma varia in base a settore di riferimento. Per farvi un esempio, il CCNL del terziario commercio prevede una maggiorazione del 15% per orario notturno svolto dalle 22 alle 6. Quello del turismo una maggiorazione del 25% per lavoro svolto dalle 24 alle 6, chimico-farmaceutico una maggiorazione del 30% per un lavoro svolto sempre dalle 22 alle 6, quindi per farvela breve la maggiorazione va da un 15 fino a circa un 30% in più rispetto alla paga base. Non c'è molto da dire, il sacrificio di chi svolge un lavoro di notte non è giustamente ripagato. I lavoratori notturni andando contro il ciclo biologico, lavorando di notte, dormendo di giorno e andando incontro all'insorgenza di possibili problematiche a breve e a lungo termine, secondo me non sono minimamente ripagate per il sacrificio che stanno facendo. Comunque la salute non ha prezzo. Mentre guardando la situazione europea, la maggiorazione per il lavoro notturno varia dal 20 al 50%. Se guardiamo oltreoceano, negli USA, la maggiorazione va sempre da un 30 a un 50%, per alcuni lavori fino a un 100%, sempre in base alla tipologia di lavoro e alla specializzazione del lavoratore. In questo mondo dove la produttività richiesta è 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono del parere che per tutti quei settori non essenziali e primari, come ad esempio la vendita a dettaglio di cioccolatini, il lavoro notturno dovrebbe essere strapagato, appunto vista la non essenzialità della vendita di quel bene, se non per aumentare la produttività e i profitti aziendali sulle spalle e la salute dei lavoratori.